Adesso ho capito perché quando vogliamo rendere l'idea di qualcosa di spettacolare diciamo che è la fine del mondo. Chi c'è stato lo può vedere con i suoi occhi. Questa è la Terra del Fuoco e siamo alla fine della strada più a sud del continente americano. Ecco come Ushuaia saluta il nostro viaggio in van dall'Alaska all'Argentina. La prima nevicata invernale di stanotte ha ricoperto le prime montagne dell'infinita cordigliera andina, sovrapponendosi ai colori autunnali. Un regalo che la Terra ha voluto farci in occasione della fine di questo percorso incredibile sulla Panamericana. 80.000 chilometri sulle strade del nuovo continente, piene di emozioni che vorresti non finissero mai. E così sarà. La neve è arrivata e in un certo senso segna la fine del periodo migliore per vedere questi posti. Qualche fiocco di neve ci accompagna verso nord. La risalita è iniziata. Buenos Aires e la fine del nostro viaggio ci aspettano. In questo momento vorrei iniziare un altro viaggio e ritornare in Alaska. L'ho pensato davvero. Ma oggi è il momento di sedersi comodi e tirare le somme di questa avventura e parlare di progetti futuri, ma soprattutto guidare verso latitudini più miti. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti sul nostro canale. Questo qui sarà un video un po' strano perché di fatto la nostra Panamericana durata 3 anni dall'Alaska all'Argentina si è conclusa cronologicamente nel video precedente e molti di voi giustamente si staranno chiedendo: vabbè, ma questi qui sono arrivati fino alla fine e adesso che cosa faranno? E in questo video vogliamo rispondere proprio a questa domanda, soprattutto perché potrete immaginare le emozioni che abbiamo provato, un po' di tristezza ma soprattutto di felicità arrivando a Ushuaia, un percorso che si conclude senza non pochi sacrifici da parte nostra in questi 3 anni, tanti problemi ma anche tante soddisfazioni. Chi ci segue da tanto sa che siamo tornati in Italia per 1 anno e abbiamo realizzato un nuovo van che adesso è lì che ci aspetta. L'idea era quella di portare Nirvan 2.0 qui in America, solo che abbiamo valutato che non era la cosa più giusta da fare al momento perché Nirvan si è acceso a Panama in 2 secondi e quindi lui si meritava di finire il tragitto che ha concluso nel migliore dei modi. Senza ombra di dubbio si è rivelata la decisione più corretta da parte nostra, perché anche se abbiamo vissuto nella più totale scomodità ci siamo adattati benissimo e un mezzo di queste dimensioni con un motore del genere si è comportato ottimamente. Infatti in Colombia, in Ecuador, in Perù e soprattutto in Bolivia, dove sull'altipiano a 4500 metri ha tirato fuori anche più dei cavalli che aveva, dobbiamo dire che questo van per noi, per come abbiamo vissuto la van life qui in America, è il mezzo perfetto. E ovviamente non vediamo l'ora di andarci a rilassare da Nirvan 2.0 che sicuramente ha più comodità. Adesso, prima di rivelarvi la nostra decisione finale su cosa ne sarà di questo viaggio e cosa ne sarà di Nirvan, vi vogliamo raccontare come sono andate le 2 settimane dopo Ushuaia, perché adesso non ci troviamo assolutamente nella Terra del Fuoco ma siamo risaliti parecchio. Dopo vi diciamo dove siamo e quindi in questo video vi vogliamo un po' raccontare tutto quello che abbiamo fatto a spot, soprattutto guidare, per arrivare fino a qui, perché ci sono delle cose che abbiamo visitato e volevamo condividere con voi. Come diceva Carlo, per noi è stata un'emozione grandissima arrivare fino a Ushuaia con questo van che abbiamo preso a Milano veramente con pochissimi soldi, i nostri risparmi. Non pensavamo che avrebbe fatto tutta questa strada, invece è stato davvero un regalo questo viaggio, perché in tutti questi anni ogni giorno abbiamo imparato qualcosa, abbiamo conosciuto persone con storie davvero incredibili che ci hanno trasmesso tantissime lezioni, quindi siamo veramente grati di questo viaggio. Sicuramente i nostri viaggi non finiranno qua, però siamo risaliti un po' perché nella Tierra del Fuego iniziava l'inverno, in realtà autunno, però
ha iniziato già a nevicare, quindi faceva freddo. Quindi abbiamo iniziato la risalita abbastanza velocemente dopo aver visto i pinguini che sognavamo di vedere da tanto tempo. Siamo stati fortunati perché li abbiamo visti da molto vicino. Eccoci, siamo arrivati all'unica colonia continentale del pinguino Ray. Panino con brie e gorgonzola per festeggiare i pinguini. Ci sta sempre, pane e formaggio e via tutti i mali. No, eccoli! La Terra del Fuoco è l'unico insediamento considerato continentale del pinguino Ray, ovvero il pinguino reale, quello con il petto giallo. Vi assicuro che il freddo che c'è in questo momento ci toglie davvero le parole di bocca e ci congela il viso. In silenzio partecipiamo a qualche minuto della loro vita. Oggi è il nostro ultimo giorno in Cile e non potevamo andarcene senza venire a vedere la colonia dei pinguini reali. È l'unico posto al mondo in cui sono arrivati sulla terraferma continentale. Sono bellissimi perché li stiamo vedendo da vicino. Vivono in gruppo, ci sono i cuccioli che sono quelli marroni e compiono un anno, cambiano le piume e diventano appunto bianchi e colorati come gli altri. Sono troppo buffi perché li stiamo vedendo camminare tutti gironzolando così con lo smoking. Sono simpaticissimi. Oggi siamo anche fortunati perché si stanno avvicinando molto al punto in cui siamo per vederli, ma comunque è un luogo protetto, quindi li vediamo da qualche metro di distanza. C'è un freddo veramente micidiale, quindi sto parlando anche un po' a fatica perché ho la mascella congelata. Stiamo godendo questo spettacolo unico perché non avevamo mai visto questo tipo di pinguini. Il posto in cui siamo ha un valore faunistico importantissimo ed è per questo che il biglietto d'ingresso serve a preservare l'insediamento, minimizzando gli impatti dell'uomo senza il rischio di disturbare la vita dei pinguini. No, pazzesco, sono proprio lì davanti a noi a una ventina di metri e stanno venendo da questa parte. Qui c'è questa struttura per proteggersi dal vento. Le attività che stanno facendo i pinguini in questo momento sono quelle di una vita normale. Pescano, danno da mangiare ai piccoli che sono quei batuffoli che si vedono, dormono, alcuni camminano, altri si stiracchiano e noi possiamo metterci qui in questa posizione così da non disturbarli perché è un ambiente veramente molto protetto, è un progetto che nasce proprio per proteggere quest'unica colonia continentale di pinguini reali. Ecco, in questo momento sono proprio lì che stanno camminando, chissà che stanno facendo. Questi pinguini che sono i piccoli si chiamano polluelo e man mano che cresce diventa pinguino reale con il petto giallo. I pinguini sono degli uccelli che possono vivere fino a 25 anni, che è tantissimo, pesano 12 kg, raggiungono un'altezza di 1 metro e in pratica si possono vedere oltre che nell'Antartico, nella Georgia del Sud, nelle isole Falkland e in questo posto qui in Tierra del Fuego e lungo le isole che ci sono nel circolo polare antartico. Ma né in Africa, né in Australia, né in Nuova Zelanda si possono vedere le colonie di pinguino Ray.
Stavamo uscendo dalla Pinguinera e volevamo farvi vedere una cosa molto interessante, perché c'è molta gente che fa la Panamericana in camper, in macchina, e ce ne sono anche moltissimi che la fanno in bicicletta, pochissimi a piedi in realtà. Sia il Cile che l'Argentina mettono a disposizione dei rifugi dove il ciclista o l'esploratore o quant'altro si può rifugiare, soprattutto se sta nevicando fuori, e adesso siamo venuti a vederne uno perché lo volevamo vedere per sapere come è fatto dentro. Wow, che bello! Lì ce n'è uno più nuovo ma è occupato. Vediamo questo qui, vecchio. Non c'è nessuno. Vabbè, è un semplice rifugio con delle scritte, un po' di spazzatura, una porta che non si chiude. Vabbè, non è il massimo. A questo punto viva il camper, viva il van. Adesso proseguiamo il viaggio perché dobbiamo andare via dalla Tierra del Fuego, perché l'inverno ci sta rincorrendo. Sentiamo proprio la morsa del freddo. Poi siamo risaliti ancora, abbiamo ripreso la nave e abbiamo salutato la Tierra del Fuego. Non penso che ci torneremo a breve, comunque non è uno di quei posti facilmente raggiungibili. Abbiamo poi iniziato a risalire, abbiamo iniziato facendo la costa est, però il paesaggio diciamo che non ci ha particolarmente stupito perché è molto monotono. C'è il mare, ci sono un po' di animali, struzzi, guanacos lungo la strada, però è davvero molto monotono e quindi abbiamo deciso di dirottare e andare verso ovest e tornare in un posto che ci aveva incantato, cioè l'area del Bolson. Infatti siamo qua da 2 o 3 giorni, oltre al fatto che siamo innamorati di una panetteria che c'è qua. Come sapete amiamo pane, pizza e focaccia, quindi ci siamo rimpinzati per bene di focaccia, ma poi anche per i paesaggi veramente stupendi. Infatti qua il clima è ancora buono nonostante sia autunno e possiamo fare ancora passeggiate e stare all'aria aperta. Siamo venuti qui un po' appunto per cambiare rotta, perché volevamo stare un po' più nella natura, fare più cose, e un po' anche perché Carlo ha trovato dei pezzi per il van, perché è ridotto un po' malino in quest'ultimo periodo, quindi dobbiamo ripararlo al più presto e dovremo rientrare in Cile, quindi siamo venuti qua anche per una questione di strada. Come diceva Serena, durante la risalita abbiamo avuto qualche problema con il van che ha tenuto per 85.000 km, però poi piano piano si sono manifestati dei problemi anche abbastanza grandi. Mentre eravamo sulla strada atlantica un pneumatico ha deciso di esplodere. Per fortuna non è successo niente mentre guidavamo. Per la prima volta in tutto il viaggio c'è scoppiata la gomma, veramente non ce l'aspettavamo perché abbiamo sentito un rumore, pensavamo fosse caduto qualcosa dietro al van e invece si è proprio disintegrata la ruota. Avevamo forato anche in Bolivia, però era su uno sterrato, invece adesso eravamo su una strada asfaltata e abbiamo sentito questo rumore. Ragazzi, la gomma si è completamente distrutta, è esplosa, non so che cosa sia successo, adesso la togliamo e mettiamo quella di scorta. Ecco la situazione qua al tramonto. Questa è la gomma distrutta. Fai vedere qua. Qui si possono vedere i filamenti che sono usciti fuori, è esplosa praticamente, una cosa che non c'è mai successa. Bello qua però.
bello, ventoso, è tornato il vento, però bei colori. Devo dire un cambio gomme romantico questo. C'è anche la luna lì in fondo. Tu aspetti dentro, no? Brava, brava, aspetta che io lavoro. Fermiamo un attimo il timelapse, vi faccio vedere com'è ridotta la gomma, incredibile. Ecco, questa è la gomma che ho appena tolto e sono praticamente usciti tutti i filamenti. Guardate qua, è esplosa. È esplosa. Non mi è mai successo una cosa del genere. Questa gomma è da prendere e buttare. Il giorno dopo, quando poi abbiamo visto il Parco Nazionale del Monte Leon con le pinguinere, veramente un posto bellissimo dove siamo stati con il nostro van, il nostro aviatore ha presentato nuovamente un'altra perdita, però questa volta dal lato opposto. Il nostro mezzo ha quasi 20 anni e a questo punto ho deciso di non ripararlo ma di cambiarlo. E adesso stiamo cercando il ricambio, che non è assolutamente facile da trovare qui in Argentina, con i problemi di inflazione che ci sono e di importazione. I prodotti non arrivano e se ci sono costano veramente tanto, però questo ve lo racconteremo magari meglio in seguito. Ed eccoci qui nel Parco Nazionale León, qui in Argentina. Un parco che racchiude tantissime specie con sfondo oceano. Il secondo parco che ci consente di dormire al suo interno grazie a un permesso per visitatori. Qui c'è una delle colonie più grandi di leoni marini. Dopo aver visto i leoni marini stiamo andando a vedere i pinguini, fa anche rima, e qua vicino c'è una pinguinera dove dovrebbero esserci veramente tanti pinguini e siamo quasi arrivati, speriamo di trovarli. Ci troviamo al Parco Nazionale Monte Leon, qui in Patagonia, lato Oceano Atlantico. Abbiamo dormito nel Parco Nazionale questa notte e adesso stiamo per visitare la main attraction qui in fondo a questo sentiero veramente ben tenuto nel paesaggio desertico. E oggi faremo tantissima strada verso nord per trovare un clima un po' più caldo. In lontananza una miriade di uccelli migratori trovano riparo su questo scoglio. La stagione dei pinguini di Magellano, più piccoli di quelli reali, è finita. Siamo arrivati tardi. Solitamente queste spiagge sono piene con migliaia di pinguini. Con molto dispiacere assistiamo a una scena abbastanza delicata, ma anche questo fa parte del ciclo della natura. I pinguini con meno energia non hanno la forza di rimettersi in viaggio. Aspettano sulla spiaggia riparati da qualche pianta il loro ultimo respiro, e ce ne sono tantissimi. Nei loro occhi si legge davvero l'attesa di quel momento, consapevoli che una volta senza energie diventeranno cibo per altri animali. Siamo arrivati, lungo il percorso ne abbiamo trovati tantissimi morti, non sappiamo perché, e invece sulla spiaggia ce ne sono ancora perché in questo periodo iniziano a muoversi verso posti più caldi e si vede che ci sono gli ultimi ritardatari perché ci sono dei piccoli gruppetti, penso che in mesi più caldi ce ne siano di più. Questi pinguini sono tipici della costa pacifica atlantica del Sud America, sono alti circa 40 cm, si nutrono principalmente di sardine, anche polpi, e durante la stagione riproduttiva abbiamo letto che nuotano fino a 50 km in un giorno per trovare cibo, immergendosi fino a 80 metri di profondità, quindi sono veramente dei grandi nuotatori.
E per terminare, l'ultimo problema, guidando controvento, perché nella risalita il vento patagonico è praticamente contro, ho notato che la frizione del van è da sostituire. Il disco della frizione pattina, quindi molte volte succede che va su di giri il motore e poi ritorna ai giri normali perché la frizione è consumata. Adesso è veramente il momento di cambiarla. Per fortuna ho trovato i ricambi originali ad un buon prezzo a Comodoro, una grande città che si trova nella provincia di Chubut. I ragazzi della Fiat sono stati gentilissimi e mi hanno veramente fornito il ricambio originale per il nostro Ducato. Insomma, sono successe un bel po' di cose, è quasi come se Nirvan avesse sentito il bisogno anche di ricevere delle cure dopo tutto quello che abbiamo fatto fare. Lo abbiamo tenuto sempre bene ed è importante tenerlo sempre meglio. Per noi non è solo un mezzo, ma è veramente un capitolo della nostra vita importante che vogliamo custodire nel migliore dei modi. Vi facciamo vedere un po' dove abbiamo dormito oggi. Ci troviamo sulle rive del lago Empue, un lago della regione di Chubut, al confine con la regione di Rio Negro, vicino al Bolson, nella comarca andina argentina, l'unico pezzo verde che hanno lasciato i cileni all'Argentina. Come ha detto Sere, abbiamo già visto questo posto, però questo lago non l'avevamo ancora visto e ci siamo fermati in questo posto veramente meraviglioso sul prato, in mezzo alle montagne e a questo lago bellissimo. Oggi purtroppo non è una bella giornata, ma ieri era soleggiato, c'erano 25 gradi, siamo stati benissimo. Qui ci sono tantissimi animali che approfittano dell'erba che cresce tutto l'anno. Le montagne ormai stanno prendendo i colori dell'autunno e dell'inverno, che sta arrivando abbastanza in fretta qui. E infatti le giornate non durano più tantissimo, alle 6 va via il sole, tramonta il sole, quindi non c'è più tutta la luce che abbiamo avuto nei mesi precedenti. Facciamo vedere anche cosa mangiamo oggi. Sera ha fatto gli gnocchi di zucca. Come sono venuti? Ne ho fatti metà in pentola e metà anche cotti nell'acqua, quindi vediamo le differenze. Quindi fai un passaggio in pentola e poi un passaggio in padella. Ci sono 3 mucche che sono venute a darci il buongiorno. Ecco un bel piattone di gnocchi patagonico. Buoni. Che buoni. Tutto fatto a mano. Quindi ragazzi, dopo aver fatto tutto questo recap delle ultime 2 settimane, vi racconto un po' cosa faremo adesso. Prima di tutto ripareremo il van. Queste operazioni di grande manutenzione a delle componenti importanti del Ducato che richiederanno tanto tempo, e intanto risaliremo verso nord. Infatti l'obiettivo di questo viaggio sarà sistemare per bene il nostro van, perché abbiamo deciso di non venderlo, ecco, questa è la grande decisione, e quindi vogliamo tenerlo per noi, per i prossimi viaggi, per quello che vorremmo fare qui in America. Adesso il nostro obiettivo, oltre alle riparazioni, è quello di portarlo un po' più a nord e poi vi racconteremo bene che cosa faremo. Quindi ricapitolando, riparazioni prima di tutto e risalita verso nord. Esploreremo ancora degli altri posti che non abbiamo visto e poi vedremo quello che sarà. Quindi ci vediamo al prossimo video di questa nuova Panamericana, ma in realtà non è che ritorneremo fino in Alaska, ma vi racconteremo per bene che cosa succederà e i nostri piani futuri. Ci vediamo al prossimo video.